Ciao manutentori, esploratori, e già avete capito di che cosa parlo. Bentornati nel mio garage, io sono Stefano. Di che cosa parlo? TrueNight, una lampada tattica, e questa volta è veramente tattica, ma sul serio. Andiamo a vedere, ma prima sigla. Non vi anticipo nulla, intanto arriva dentro alla sua solita elegante e sobria scatoletta di cartone molto robusto, tenuto da questo elastico. Vediamo cosa c'è dentro. Dentro troviamo la lampada, ma la vediamo dopo. Un cavo USB di tipo C per la ricarica, un set di accessori che comprende cinghiolo da polso, un anellino sempre per portarla al polso, due tappi per la presa USB, un pulsantino di ricambio e due o-ring di ricambio e una custodia da cintura. Non c'è in questo caso la clip per la cintura perché poi vi renderete conto che sarebbe abbastanza improponibile, quindi hanno messo una custodia, silica gel e foglietti vari. E poi foglietto di garanzia, purtroppo non in italiano, inglese, cinese e tedesco, e basta. Comunque, siccome è abbastanza semplice il funzionamento, già con l'inglese possiamo rendercene conto. Intanto abbiamo una potenza in turbo di 4068 lumen per 220 secondi, quindi circa 4 minuti, più 90 minuti a 1722 lumen. Già vediamo dei valori estremamente elevati. In high abbiamo 1853 lumen per 122 minuti, circa 2 ore. In potenza media abbiamo 320 lumen per 9 ore. In potenza bassa 35 lumen per 77 ore. In Firefly, che è la potenza più ridotta, poco luminosa, infatti 0,3 lumen, 71 giorni, non finisce mai. In strobo 1471 lumen lampeggianti per 211 minuti. La portata massima è di 299 metri. L'equivalente in candela è 22.400. Può resistere a impatti da 1,5 metri d'altezza di caduta ed è resistente IPX8, quindi 2 metri di profondità. Non è sommergibile, cioè non può essere utilizzata per le immersioni, ma resiste comunque all'acqua, è praticamente tenuta stagna. Qui dice che i parametri possono variare in base al tipo di batteria, ma con quella in dotazione sono questi. Abbiamo un indicatore di batteria che è blu se la batteria è carica, è rosso se la batteria è sotto il 20%, sotto il 10% lampeggia rosso e poi si spegne chiaramente quando è tutto finito. E qui i volt di soglia della batteria da 0 a 2,8 tutto spento, ma non dovrebbe mai arrivarci in realtà, da 2,8 a 3, da 3 a 3,2 e da 3,3 a 4,2, che è il voltaggio massimo della batteria, la tensione massima. Adesso andiamo a vedere finalmente la lampadina, la torcia. Guardate che bambino, è corta e grossa e ha una potenza esagerata. Il funzionamento, come abbiamo già visto in altre torce della TrueNight che mi hanno mandato, e poi vi metto qua i vari video che ho già fatto, è tutto comandato da questo tasto, mentre nella parte opposta c'è la presa di ricarica USB di tipo C con un tappo che va chiuso bene per garantire la tenuta all'acqua. Il modello è TC20V2, usa una batteria contenuta qui e naturalmente protetta da un o-ring, una batteria da 5000 mAh 26650 da 3,7 volt nominale, una signora batteria. Quando vi arriva è leggermente svitata e quindi non funziona. Va avvitata completamente e lei prenderà a funzionare. Quando l'accendiamo la troveremo nell'ultima modalità selezionata, in questo caso la massima. Avete visto che roba? Tenendola schiacciata passeremo alla media e alla minima. Spegnendola e riaccendendola torneremo all'ultima selezionata, come dicevo prima. Con due clic
passiamo alla turbo, che è una roba esagerata. Con 4 clic consecutivi passiamo allo strobo, dopodiché lei si riaccenderà sempre nell'ultima modalità selezionata. Tenendo schiacciato il tasto da spenta passeremo alla modalità, eccola qua, Firefly, che è proprio una luminosità minima. Adesso proviamo ad illuminare il banco da lavoro spegnendo tutte le luci. Questa è la luminosità minima, media, massima. Già qua si vede l'estrema potenza e anche un buon angolo di visuale. Ora andiamo fuori e vediamo un po' come illumina la corsia garage. Alla luminosità minima, come potete vedere, illumina molto da vicino. Poi tenete conto che la mia fotocamera ha un obiettivo f2.8, quindi non luminosissimo. Vediamo comunque passando alla luminosità media. E già, eccolo qua, già con questa fotocamera illumina fino al fondo del garage. Mettiamo la massima. E qui abbiamo veramente un'illuminazione sorprendente. Illumina tutta la corsia garage, anche con un'ottima ampiezza. Proviamo la turbo. Questa è la turbo, illumina a giorno. Sentite la pioggia, volevo fare anche una prova all'esterno, ma stasera non si fanno prove all'esterno. Mi affaccerò dal cancello dei garage perché sta piovendo a dirotto. Proprio oggi che avevo la possibilità di fare il video si è messo a piovere a dirotto. E andiamo fuori un attimo senza bagnarci, a parte che sia la fotocamera che la torcia sono resistenti all'acqua, ma io un po' meno. Ecco, qui abbiamo la luminosità minima che potete vedere illumina proprio da vicino. Mettiamo la media e già andiamo lontano. Mettiamo la massima e potete vedere che già illuminiamo tutti i palazzi, tutto il vicinato. Se metto la turbo esageriamo, guardate che roba, potenza esagerata. Ebbene, questa è la lampada più potente che io abbia provato fino ad ora. Mi dispiace di aver avuto tempo di fare il video in un giorno di pioggia battente. 5 minuti fa non pioveva, questa è veramente sfiga. Però vi dico, l'ho provata a lungo prima di fare il video ed è entusiasmante, fa una luce veramente pazzesca. In modalità turbo, attenzione, perché scalda come tutte le lampade a LED, però appunto viene ridotta poi la luminosità sia per la durata della batteria, ma anche soprattutto per evitare il surriscaldamento della lampada, che è comunque tutta in alluminio aeronautico come tutte le lampade di True Night. È estremamente robusta, se la date in testa a qualcuno gli fate veramente male. Il peso è di 243 grammi misurati da me, tutta completa con la batteria. È estremamente comoda la custodia, che ci permette appunto sia di portarla a cintura sia di appenderla con questo gancio con il suo cinghiolo in dotazione, piuttosto che appenderla a qualsiasi altra cosa, un moschettone eccetera. Quindi se siete escursionisti con questa lampadina ci andate veramente dove volete, forte della sua resistenza all'acqua IPX8. Io ne sono veramente entusiasta, da tenere anche in macchina per non dover sempre illuminare col cellulare, cose del genere. Queste lampade sono veramente eccezionali, anche come lampada di segnalazione ci permette veramente di fare tante cose che con altre lampade sono impossibili, perché ha una portata davvero, ma davvero eccellente. Naturalmente vi lascio il link in descrizione per l'acquisto e un codice sconto per comprarla su Amazon, e lascio tutto in descrizione del video e nel primo commento. Mettete mi piace al video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sulle novità a campanella, e utilizzate tutti i link che lascio in descrizione, oltre che per la torcia anche
quello generico, soprattutto per fare i vostri acquisti su Amazon senza spendere nulla di più e aiutare il canale. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!